saluto da Heavy Metal Eleven. Oggi ci occupiamo di un EP d'esordio già maturo e promettente a base di deathcore, oscurità, rancore ai massimi livelli. Una delle caratteristiche principali di metalcore e deathcore è, senza dubbio, la presenza di breakdown. Non tutti in questi generi ne fanno uso, ma alcuni ci hanno costruito la propria fortuna. Un esempio banale potrebbero essere i Lorna Shore. E poi c'è anche chi va oltre, come i Dark Deeds. Nati di recente a Milwaukee, in Wisconsin, hanno esordito lo scorso 10 agosto con Dead Keeps, un EP quasi descrivibile come un unico, costante breakdown. Parliamo di un deathcore dal suono profondo, feroce, che al massimo si muove su tempi medi o spesso più lenti. Un campo in cui i Dark Deeds si destreggiano a meraviglia. Tra i riff di Ben Prendergast, pesanti come macigni, e la voce di quest'ultimo intrecciata con quella di Alan Barterzo in grunt brutal e scream laceranti, il risultato è tagliente all'estremo, ma senza lasciare da parte l'atmosfera. Sempre tenebrosa, nera come la notte, evocata dalle melodie di stampo post-rock e post-hardcore, che la band non ha paura di inserire. La vera forza di Dead Keeps è però una convinzione fuori dal comune. Si sente che l'odio, il rancore e l'oscurità che gli statunitensi immettono nella propria musica sono reali, non costruiti e artificiosi come accade a volte. Peraltro, grazie a una grande maturità, eccezionale per una band all'esordio, i Dark Deeds riescono a trasportare tutto ciò nella propria musica alla grande, con consapevolezza e abilità. Ne risulta un EP breve nei suoi 17 minuti, ma davvero pieno di contenuti. La punta di diamante è il duo che lo apre, Found Underneath a Cold Knife, e 1 minuto e mezzo un filo più dinamico all'inizio, ma già molto rabbioso. Non parliamo poi del finale, che tiene fede all'acronimo del titolo. Ancor meglio fa però Leech, 3 minuti di puro breakdown deathcore pieno di riff vigolosi, ferocia, ma anche oscurità, data dai influssi post più intensi che nel resto di Dead Keeps. Il tutto in una struttura in continuo rallentamento, che lo rende sempre più malato e nichilista. Ma si può citare anche la title track. Realizzata in collaborazione coi colleghi Bind and Sacrifice, riesce persino a tirar fuori dalla rabbia una certa emotività. Non che le altre stiano così male però, se Remorse è solo buona, tutte le altre viaggiano almeno su ottimi livelli. E così, al netto di qualche momento meno incisivo, in ogni caso può starci in un EP d'esordio, Dead Keeps è un disco di spessore, una gran bella premessa per la carriera dei Dark Deeds. Già ora questi ultimi dimostrano di poter migliorare parecchio. Nonostante la maturità già raggiunta, danno l'idea di poter sfruttare il proprio talento persino meglio. Per questo, se ti piace il deathcore, quello della band del Wisconsin è un nome da assegnarti a tutti i costi. Voto Heavy Metal Eleven 74, il massimo di 80 per gli EP. Per questa settimana è tutto. Ti abbiamo incuriosito sulla band del Wisconsin? Ti invitiamo a mettere like, a commentare e a condividere. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei video pubblicati ogni pochi giorni. Infine, vieni a trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre i link sono in descrizione. Ci vediamo la prossima settimana.